Signor Buscetta, come e con chi ha cominciato a collaborare? Io ho cominciato a collaborare prima di ogni cosa. Io ho avuto una grande ammirazione per un uomo che mi accompagnò dal Brasile in Italia. Era un uomo della polizia. Ero venuto in Brasile insieme a un graduato delle Guardie di Finanza e insieme a un graduato dei Carabinieri. Questo uomo giovane, vicequestore, si chiama Giovanni De Gennaro. Fu l'uomo che per primo ha saputo leggere nel mio io che io non ero più disposto a continuare ad essere uomo d'onore. E le disse, fra l'altro, in un momento, perché io non ricordo di aver fatto quel viaggio dal Brasile all'Italia, ero in condizione come stato di salute pessimo, tanto da atterrare a Milano per avere bombole di ossigeno, ero accompagnato anche da un dottore, dalla polizia. E non ricordo, però nei momenti di lucidità lui mi disse che se volevo collaborare avrei dovuto dire tutto al giudice. E lui non pretendeva nessuna confidenza, perché tutte le confidenze che io avrei fatto a lui, io le avrei dette al giudice, mi diceva. Lei non deve farmi confidenza a me, lei le confidenze le deve fare al giudice e le deve scrivere nei verbali. Questa sua correttezza di comportarsi, questa sua maniera di essere, mi fece sentire molta simpatia per questo funzionario così giovane. Il giorno 16 di luglio incontrai il dottore Falcone. Luglio del 1984. Incontrai il dottore Falcone e le disse che volevo collaborare. Il dottore Falcone accettò. Perché io lo dissi al dottore Falcone? Mi può essere chiesto. Il dottore Falcone, in seno a Cosa Nostra, non era chiamato il dottore Falcone, era chiamato con un epiteto che io non desidero ripetere in quest'aula, è un epiteto molto brutto, molto cattivo, il che invece aveva valore di dignità e di onestà, perché cioè era un avversario di Cosa Nostra, anche se io dei giudici non avevo niente da dire, non ho niente da dire, però quest'uomo mi destava una particolare attenzione, cose che si acuì nei mesi seguenti per la sua intelligenza, per la sua maniera di essere, perché lui sapeva per intero tutto quello che intendevo dire per metafore, e cioè discutendo cosa io intendessi dire in linguaggio palermitano e siciliano, cosa molto difficile a uno che non è cresciuto nella terra dove sono nato. È una cosa molto difficile, io non so spiegarla, ma non è per chi è nato come me in quella terra capirmi cosa intendo dire quando dico di Giovanni Falcone. Si riesce a stabilire un contatto umano con un mafioso? Certamente, sono uomini come tutti gli altri. Vuoi dire Buscetta, per esempio? Ma sono anche loro persone simpatiche, antipatiche, con un'anima nobile, con un'anima meno nobile, come tutti gli altri. Per me Giovanni Falcone era lo Stato, per me Giovanni Falcone non era un impiegato dello Stato, per me lo vedevo come lo Stato, per me lo vedevo come l'uomo che voleva combattere veramente la mafia, non lo Stato italiano che faceva i comizi e diceva i dettati come combattere la mafia. Io lo vedevo in trincea, io lo vedevo come un uomo
che voleva difendere nel vero senso della parola, con molto onore, con molta dignità, la terra dove lui era nato. Io ho scritto delle lettere a Giovanni Falcone che non ho mai spedito, li ho conservati. Io queste cose le dico al dottore Falcone, ma lui non lo sa, lui non lo sapeva, perché io li avevo scritti in un momento di tranquillità, volevo esternare a lui. L'ho scritto in momenti quando io sentivo tutto quello che era fatto contro il giudice Falcone, al pool, quando hanno distrutto il pool, quando io vedevo le sentenze che andavano diluendosi nel tempo, dall'84 al 90, quando io sentivo che un individuo preso dietro, schiacciato fra due autobus, dopo aver eseguito una sentenza di morte ed assolto, io ho visto che non era vero, non c'era la guerra alla mafia. La guerra alla mafia era rimasta al pool, ma lo Stato non era assolutamente interessato. Ecco le ragioni dei vari dinieghi a rispondere veramente alle domande del giudice Falcone. Ma io non so se sto uscendo fuori dal seminato. Lei ha parlato del suo rapporto con il giudice Falcone. Ecco, quello che vorrei chiederle, questo rapporto di collaborazione fu un rapporto nel corso del quale lei disse al giudice Falcone tutto quello che sapeva su Cosa Nostra, o ci furono alcuni argomenti dei quali non vuole parlare? No, ci furono argomenti ben chiari che io non volevo parlare. Vuole dire quali? Io avevo cominciato, io per sommi capi, qualche dichiarazione al giudice Falcone l'ho fatta, ma quando io vidi che l'interesse del giudice Falcone... Mi scusi un attimo, signor Buscetta, lei dice qualche dichiarazione al giudice Falcone avevo fatta, cosa intende dire con qualche dichiarazione? Su quale argomento? In che termini? Bravo, ha ragione, mi spiego male e chiedo scusa. Le mie dichiarazioni per quanto riguardano Cosa Nostra le ho sempre fatte con la massima chiarezza e con la massima lucidità. Non li facevo per tutti quanti riguardano i membri di Cosa Nostra che avessero un'attinenza a cose politiche. Tanto, per esempio, non so, vorrei fare un esempio, si è parlato tanti in questi ultimi tempi di Gioacchino Pennino e si fa molta confusione con il giovane Gioacchino Pennino e il vecchio Gioacchino Pennino. Io ho conosciuto Gioacchino Pennino. Il giudice Falcone mi fece una volta la domanda su Gioacchino Pennino se era uomo d'onore. Sono stato costretto, per non arrivare ai termini politici, a negare che Gioacchino Pennino fosse uomo d'onore. Io ricordo benissimo le risate di Giovanni Falcone quando lui disse no, ma io lo conosco perché andiamo assieme al tiro a volo. E invece il giudice Falcone sapeva benissimo che non era vero quello che stavo dicendo io, ma purtroppo per continuare nelle dichiarazioni fu costretto ad accettare. Signor Buscetta, lei al giudice Falcone su questo argomento, mafia e politica, che cosa disse? Che non sapeva niente, che sapeva qualche cosa, che non intendeva collaborare? Che cosa disse? No, io disse qualche cosa di più, che non intendevo collaborare, e le disse che se continuavamo a parlare di mafia e politica a me sarebbe toccato il manicomio criminale, così come era stato per Vitale, primo collaboratore della giustizia italiana, e ucciso 10 anni dopo aver eseguito i 10 anni di condanne che aveva riportato, unico condannato nel processo. Io aggiunsi anche in altra occasione: dottore Falcone, noi dobbiamo scegliere chi deve morire per prima, lei o io, perché sapevo che in quel momento, se io avrei parlato di mafia prima di ogni cosa, questo era il mio proponimento, avrei vanificato tutto quello che si intendeva. Se avessi parlato di mafia, ha detto? Come? Ha detto se avessi parlato di mafia? Se avrei parlato di mafia e politica. Avrei vanificato
tutto il lavoro che era stato svolto per arrivare a concludere che cos'era mafia in Sicilia. Avrei poi, fra l'altro, dovuto menzionare personaggi che reggevano la politica italiana, e se oggi nel 1996 sembrano delle cose incredibili, io a voi lascio immaginare se le avrei detto nel 1984. E questi personaggi che avrebbe dovuto menzionare l'84 chi erano? Chi erano i vertici dello Stato? Ma posso fare due nomi. Uno era l'attuale senatore a vita Giulio Andreotti e l'altro era Salvo Lima. E quindi mi faccia capire, nella sua mente, se lei nel 1984 avesse detto quello che sapeva su queste persone, cosa sarebbe potuto accadere? Beh, secondo me, però, io ritenevo che le mie sarebbero diventate solo insinuazioni, sarei stato preso per pazzo e il giudice Falcone sarebbe stato trasferito ad altra sede o sicuramente non sarebbe stato più giudice, perché tale era la potenza delle persone politiche che avrei dovuto parlare, e lo ripeto ancora una volta, il senatore Andreotti e l'onorevole Salvo Lima, che sarei stato ridicolizzato e le mie dichiarazioni sarebbero state vanificate, oltre a quelle politiche, ma anche quelle sul campo criminale, perché si sarebbe approfittati per dire questo sa tutto di tutti. Senta, ma questo suo rifiuto di parlare di argomenti che riguardavano in ogni modo mafia e politica non dura anche sino per esempio al 1988, quando il giudice Falcone viene a interrogarlo negli Stati Uniti. Perché dura ancora fino al 1988? Credo di averlo già detto prima, ma comunque può darsi che non mi sia spiegato bene. Se può spiegare ancora più chiaramente. Sì, fino al 1988, mentre eravamo partiti per vedere finalmente la lotta alla mafia, fino al 1988 io non vedo neanche i segnali della lotta alla mafia, e quando nel 1988 viene il giudice Falcone a sentirmi negli Stati Uniti sui fatti, sui fatti del golpe borghese, io sono sempre convinto che la lotta alla mafia non è vero, non deve succedere, perché io sto vedendo che i processi e quasi tutte le persone indicate da me nei vari processi erano messe tutte in libertà. C'erano stati anche degli attacchi al giudice Falcone in quel periodo? L'ho detto anche prima nelle lettere che ho scritto al giudice Falcone, che io ritenevo per me il faro. In queste lettere lei parlava di queste cose, di questi attacchi al giudice Falcone? Parlavo di questi attacchi al giudice Falcone. Le scrivevo per esempio che se lo ritenessero prima donna, se lo ritenessero super giudice, se lo ritenessero super dei super, una cosa era certa: era l'uomo che aveva voluto lavorare e che aveva voluto veramente essere l'uomo guida per sconfiggere i mafiosi. Mi diceva, fra l'altro, quando io lo dicevo: dottore Falcone, stia attento, lei vedrà, lei sarà ucciso, lei non deve, non si preoccupi, signor Puscetta, non si deve preoccupare. Se io muoio, altri miei colleghi verranno dopo di me, che come me non temono la morte. Lei non si deve preoccupare, verranno altri colleghi dopo di me. Queste sono le cose che io scrivo nella lettera al giudice Falcone, queste sono le cose che dico. Ma voi giudici, quando avete giurato di servire lo Stato, ve ne siete ora dimenticati? Questi che combattono il pool, questi che fanno affari carrieristici, se poi sono veri, detto entro parentesi, si sono dimenticati del giuramento che hanno fatto. Qua non c'è io il posto lo merito prima di te,
Qua ci deve essere una lotta comune, così come è stata fatta nei confronti dei brigatisti, di andare contro i mafiosi, per onorare anche a tutte quelle persone che in quegli anni, servitori dello Stato, erano morti per servire lo Stato. Siccome si parla molto di ville e di paghe, io posso dire che sono entrato alla Questura di Roma il 16 luglio del 1984 e sono uscito il 20 dicembre del 1984. Ho mangiato qualche volta gli spaghetti presi alla mensa degli agenti e per tutto questo tempo ho mangiato un pane e una mozzarella. Questo vorrei gridarlo. Non ho avuto nessun pranzo, non ho avuto nessun soldo, non ho avuto nessuna garanzia per me. Ho avuto semplicemente una garanzia, che potendo approfittare che negli Stati Uniti si stesse processando, si stesse istruendo un processo così denominato Pizza Connection, la mia famiglia sarebbe stata trasferita negli Stati Uniti. La mia famiglia, intendo dire quella parte di famiglia, perché altri non volevano essere trasferiti, e avrebbero avuto una discreta garanzia negli Stati Uniti, ma non per me. Quindi l'unica cosa fatta fuori le righe, perché non c'era nessun accordo da poter fare, imputato giudice nel 1984, fu poter essere trasferito negli Stati Uniti. Signor Buscetta, quando e perché lei ha cominciato a parlare, a dire quello che lei sapeva sull'onorevole Lima e sul senatore Andreotti? Io ho cominciato a dirlo dopo la morte del dottore Falcone, dopo la morte di Borsellino, anche se con Borsellino non avevo gli stessi rapporti che avevo con il dottore Falcone, ma indubbiamente era una persona che rispettavo, così come rispettavo il giudice Falcone.